siete mai chiesti cosa succede quando è una bambina di 5 anni a scegliere la prossima auto di famiglia? Noi sì, ed è così che abbiamo acquistato un'auto elettrica. Allora, classico scenario estivo, eravamo in un campeggio circondati da camper, automobili, tende, bungalow e io, come faccio sempre, mi stavo guardando attorno per cercare di capire i segreti di come gli altri avevano stifato i bagagli all'interno delle auto. Perché una cosa è certa, noi quando ci muoviamo carichiamo l'auto all'inverosimile, diciamo che tutte le volte è praticamente un trasloco. E quindi iniziavo a guardare in giro e ad apprezzare le possibili soluzioni e anche le possibili prossime auto, tenuto conto che la mia Sportage iniziava ad avere qualche anno sul groppone e anche parecchi chilometri. E mentre facevo questi ragionamenti su capacità di carico, su tipologia del veicolo, un SUV, un'auto diesel, un'auto a benzina, il portapacchi, mia figlia di 5 anni se ne esce con una frase che ha cambiato tutto e mi ha acceso una lampadina. All'improvviso mi dice: «Papà, la prossima auto deve essere elettrica, così non andiamo più a fare benzina». E così, appena rientrati dalle vacanze, ho iniziato a studiare l'argomento. Per circa 3 o 4 mesi ho fatto un corso intensivo a proposito di batterie, ricariche, autonomia, manutenzione e così via, il mercato dell'usato, il mercato del nuovo. E un po' alla volta mi sono convinto e alla fine ho acquistato una Skoda Enyaq usata con pochi chilometri. Ma veniamo ora all'argomento principale della puntata, ovvero l'autonomia. La domanda arriva puntuale, tutte le volte che dico che ho acquistato un'auto elettrica. Sì, ma quanti chilometri ci fai? Allora, la verità è che io non lo so quanti chilometri ci faccio e la risposta che mi verrebbe da dire immediatamente è: ci faccio tutta la strada che devo. Però è anche vero che tutto sommato si può dire che l'autonomia dell'auto dipende da molti fattori e visto che la capacità delle batterie è decisamente più scarsa rispetto alla quantità di energia che può contenere un serbatoio, queste differenze dovute alla condizione della strada, alla velocità, al freddo, incidono sensibilmente sull'autonomia dell'auto. Noi non ci siamo mai accorti di consumare molto di più con l'auto benzina perché il limite era molto lontano. Qui invece scendiamo magari a 250 km di autonomia e questo può farci la differenza nella giornata e quindi costringerci a ricaricare. Faccio una premessa: io ricarico a casa. Questo fa seriamente la differenza, così come avere la possibilità di caricare l'auto presso l'ufficio o comunque a destinazione in un modo comodo. Detto questo, cosa ho fatto? Ho preso carta e penna, in realtà un foglio Excel, e ho iniziato a elencare quelli che sono le mie destinazioni abituali. Casa ufficio sono 100 km andata e ritorno, oppure la trasferta di lavoro, oppure la gita al lago, la volta che andiamo in montagna, oppure le gite un po' più lunghe dove magari ci fermiamo fuori a dormire, quindi al mare, sono 280 km a singola tratta, oppure quando andiamo a fare il viaggio estivo, dove a quel punto andiamo parecchio più lontano, oltre 400 km di distanza. E ho quindi cercato auto che mi permettessero di gestire agevolmente quello che sono i viaggi quotidiani, ovvero vorrei evitare nella maggior parte dei casi di caricare mentre sono in giro e quindi di partire da casa sempre con sufficiente batteria per tornare e quindi caricare nuovamente a casa. E fatto questo ragionamento e quindi definito qual è una distanza minima che avrebbe dovuto percorrere la mia auto, ho anche valutato dove fossero disponibili le colonnine. Facciamo un esempio: la gita a Campo Smith, dove c'è un bellissimo parco giochi per bambini e quindi ci andiamo spesso, ha un'altra caratteristica. Ci sono alcune colonnine di ricarica sia lente in AC sia veloce in corrente continua e quindi potrei lasciare la macchina alle colonnine mentre mi occupo della mia famiglia e gioco con le bambine. Così ho fatto anche sulle altre destinazioni e ho provato anche a verificare dove ci fossero colonnine per i viaggi più lunghi, quindi
il viaggio verso il mare, in cui avrei certamente dovuto fermarmi, insomma ho capito come poteva essere gestito. Sinceramente nel nord Italia colonnine ce ne sono veramente ovunque e ce ne sono 60.000 in Italia, quindi salvo temi che abbiamo sicuramente sentito di affidabilità che possono esserci e magari scarsezza di colonnine in determinate aree del paese, almeno per quanto riguarda la mia realtà questi tipi di problemi non ci sono. Ora però devo andare a prendere mia figlia, ma continuo tra poco. Eccomi arrivato e ora ho un po' di tempo per parlarvi del VLTP, questo famoso parametro che le case costruttrici utilizzano nel marketing per dirci quanta strada farà l'auto con una ricarica. In realtà questo è un parametro che non funziona bene in questo caso, perché il consumo dell'auto varia sensibilmente a seconda di tante cose: il tipo di strada, se sto andando in autostrada piuttosto che su strade statali, e quindi molto più lentamente, se fa caldo o se fa freddo, e per cui sulla singola ricarica è impossibile fare una previsione così precisa e così univoca come ci viene venduto. Il parametro VLTP però non è sbagliato, è un parametro che funziona bene sul lungo periodo e ci dice quindi quali saranno i consumi dell'auto su distanze molto maggiori. Ad esempio io con quest'auto dopo 12.000 km ho all'incirca il consumo dichiarato dalla casa. Ovviamente questo non significa che io saprò esattamente quanta strada potrò fare con una singola ricarica. Detto questo, come facciamo quindi a decidere se il veicolo ha un'autonomia sufficiente per i nostri spostamenti? Bene, ci sono molti strumenti su internet che ci vengono in aiuto. Io ho utilizzato Better Route Planner, trovate il link in descrizione, è un'app e si trova anche direttamente col browser, che ti permette di simulare i viaggi e ti permette anche di scegliere il veicolo, scegliere qual è la velocità massima a cui vorrò andare, scegliere la percentuale di carica quando parto e scegliere anche quella che vorrò avere all'arrivo. Il sistema calcolerà utilizzando dati anche di altri utilizzatori e vi dirà esattamente dove potrete andare con la vostra carica. Potete anche dirgli per esempio che è inverno e sta piovendo, per esempio. Non solo. Vi dice anche dove potete fermarvi a caricare per avere il viaggio più efficiente possibile. Sostanzialmente funziona come Google Maps, se lo utilizzate come navigatore, ma in più vi dà tutte queste informazioni. Ebbene, usando questo sistema io ho simulato tutti i miei viaggi, casa lavoro e ritorno, sono 100 km, pure la gita in montagna, 200 e più chilometri con la salita, fatta d'estate, fatta d'inverno, quale auto mi permette di andare e tornare agevolmente. Insomma, ho fatto tutte queste simulazioni. Ho simulato anche, per esempio, il viaggio invece molto lungo per andare al mare, quello del campeggio di cui parlavamo prima, che sono più di 400 km. Ebbene, mi ha indicato dov'è il posto migliore per fermarmi per avere la ricarica più rapida possibile. Detto questo, qual è la conclusione? L'autonomia sì, è limitata, ma è anche vero che se noi pianifichiamo l'acquisto dell'auto basandoci su quale sarà il probabile maggior utilizzo dell'auto, bene, questo difetto non avrà impatti sulla nostra vita quotidiana e ci consentirà di viaggiare agevolmente. Devo dirvi che oramai dopo 6 mesi l'ansia da ricarica io non so più che cosa sia e viaggio serenamente senza neppure fare grandi pianificazioni. A questo punto vado a recuperare mia figlia e ci vediamo a casa per le conclusioni. Ed eccoci alla conclusione di questa puntata. L'autonomia più limitata rispetto alle auto termiche è certamente un difetto, ma ci sono dei fattori che possono limitare gli effetti negativi nella vita quotidiana. Poter ricaricare a casa o presso il luogo di lavoro, e quindi quando l'auto sarebbe inutilizzata, ci permette di ragionare sulle percorrenze quotidiane e quindi a non doverci fermare frequentemente alle colonnine pubbliche. A questo punto valutare i percorsi abituali
ci permette di sapere quello che ci aspetterà e quindi quando dovremo occuparci di ricaricare l'auto invece di badare alla nostra famiglia, ai nostri affari o al nostro tempo libero. Infine, certamente il budget a disposizione influirà sulla nostra scelta. Nel mio caso, rivolgendomi al mercato dell'usato con una certa calma, ho potuto acquistare un'auto con una batteria più grande rispetto a quella che avevo scelto. Insomma, questa cosa ha già fatto un po' la differenza e in qualche caso ho evitato di dover ricaricare in giro. Questo è tutto, grazie per aver guardato e spero di avervi dato qualche elemento utile nella scelta della vostra auto. Se vi va lasciate un commento e soprattutto seguite il canale Papà in Ricarica.